Oggi è una puntata speciale di Italiano con Eli perché c'è un ospite con me, la mia collega Ermi dallo studio The Language Rose, e oggi ti parleremo di 4 errori molto frequenti commessi dagli anglofoni, dalle persone che parlano inglese. Ma aspetta, fammi vedere se Ermi mi sente. Ermi, ci sei? Mi senti? Sì, Eli, ti sento molto bene. Possiamo cominciare? Molto bene. Allora, prima di cominciare ci tengo a chiarire una cosa. Gli errori che vedremo oggi sono dovuti a dei problemi di traduzione. Ciò significa sostanzialmente che tra la lingua madre, che è l'inglese in questo caso, e la lingua che viene studiata, cioè l'italiano, ci sono dei problemi di interferenza ed è quindi normale che questi errori accadano. Il primo passo per evitare questi errori è diventarne consapevoli. Perciò, se anche tu fai questi errori che ti stiamo per presentare, non arrabbiarti, ma solo diventane consapevole. Una volta che ne sei consapevole, puoi provare a autocorreggerti e col tempo, grazie all'autocorrezione, potrai diventare più preciso o precisa nel parlare italiano. E adesso passiamo al primo errore. Però, prima che Eli ce lo dica, voglio ricordarti o farti sapere che nel link, nella descrizione sotto, c'è una scheda di apprendimento relativa a questo video che puoi scaricare gratuitamente per fare più pratica sulle cose che noi discuteremo in questo video. Dunque, uno degli errori più comuni da parte di chi è anglofono è dimenticare di fare l'accordo dell'aggettivo qualificativo. Ad esempio, non si dice Ermi è italiano, ma si dice Ermi è italiana. Non si dice 2 maglie rossa, ma si dice prova tu. Esatto, 2 maglie rosse. Non si dice delle città importante, ma si dice prova tu. Perfetto, delle città importanti. A proposito, su questo argomento ho pubblicato questa video lezione. Ti consiglio di guardarla. Troverai il link sia qui nella scheda che nella descrizione qui sotto. Un altro errore comune, o meglio una dimenticanza, che gli anglofoni possono avere quando parlano l'italiano è dimenticare di aggiungere l'articolo determinativo quando esprimono un'opinione. Se non ricordi quali sono gli articoli determinativi in italiano, te li dico. Sono il, lo, la, i, gli, le. Vediamo un esempio. Allora, ad esempio, in inglese I like roses non si dice mi piacciono rose, ma si dice mi piacciono le rose. Oppure, un altro esempio, I love Italian non si dice adoro italiano, ma si dice prova tu, adoro l'italiano. Bene. E un altro esempio ancora, una cosa che veramente non mi piace, non si dice odio cavolfiori, I hate cauliflowers, odio cavolfiori, non si dice, ma si dice, dimmelo tu, odio i cavolfiori. Bene. Passiamo ora al terzo errore molto frequente: confondere i verbi potere e riuscire.
Vediamo subito un esempio. Secondo te, qual è la differenza tra riesci a portare la valigia? Puoi portare questa valigia? Tutte e due possono essere tradotte in inglese con Can you carry this suitcase? Tuttavia, nella prima domanda, l'uso del verbo riuscire ci fa capire che si sta chiedendo se la persona ha la forza fisica di portare la valigia. Non si sa se la persona riesca a portare la valigia oppure no, forse perché probabilmente la valigia è molto pesante. Nella seconda domanda, invece, l'uso del verbo potere ci fa capire che è solamente una richiesta cortese. Probabilmente la persona che chiede «Puoi portare questa valigia?» sa già che la richiesta può essere esaudita e che non ci saranno problemi. Quindi il verbo riuscire si usa per parlare della possibilità di fare qualcosa che dipende dalle capacità fisiche o mentali della persona, mentre il verbo potere si usa per fare una semplice richiesta oppure per indicare la possibilità che qualcosa accada o non accada e questo qualcosa dipende da fattori esterni. Magari vediamo un altro esempio per capire meglio questo concetto. Che ne pensi? Guarda questi due esempi. Numero 1. Non riesco a guidare l'auto perché sono stanca. Numero 2. Non posso guidare l'auto perché ho solo 15 anni. Allora, nel primo esempio, nella prima frase, usiamo il verbo riuscire perché stiamo parlando di un'abilità fisica che il parlante al momento non ha. Quindi usiamo il verbo riuscire per parlare di un'abilità che una persona può avere o non avere, un'abilità fisica o mentale che dipende dalla persona. Invece, nel secondo esempio, c'è una regola esterna, c'è un impedimento esterno. Infatti, in Italia non è possibile guidare la macchina a meno che tu non abbia almeno 18 anni. Quindi questa è una cosa che dipende da fattori esterni e perciò quando parliamo di una cosa che dipende da fattori esterni usiamo il verbo potere. A volte è possibile usare entrambi i verbi nella stessa frase, tuttavia questo tende a modificare il significato della frase. Ad esempio, numero 1, non riesco a venire alla festa, ho già un altro impegno. Numero 2, non posso venire alla festa, ho già un altro impegno. Qual è la differenza tra queste due frasi? Allora, la prima frase usiamo il verbo riuscire e questo rende la frase più personale. Sembra che tu stia dicendo non posso venire alla festa perché ho un impegno molto importante per me e lo devo rispettare. Nel secondo esempio, invece, l'uso di potere rende la frase un po' più distaccata, più impersonale. Infatti, sembra che tu stia dicendo non posso venire alla festa perché ho preso un impegno con qualcun altro e sono obbligata a rispettarlo. E adesso, per vedere se hai capito, facciamo un piccolo quiz. Come si dice in italiano? Scrivilo nei commenti. I can't work today. I am really stressed. Useresti il verbo potere o riuscire? Scrivilo nei commenti. Ti faremo sapere se quello che hai scritto è corretto oppure no. L'ultimo errore di cui parleremo oggi riguarda l'uso di
anche. A breve vedrai 3 frasi. Ti chiedo di dirci qual è la frase scorretta. Ho visitato Roma, Napoli e Firenze. Sono anche andata a Venezia l'anno scorso. Sono andata anche a Venezia l'anno scorso. Anche sono andata a Venezia l'anno scorso. Qual è la risposta? La frase numero 3. Molto bene. Certo, perché ricorda che anche può essere tradotto con also, però non può mai essere utilizzato all'inizio di una frase e da solo. Ricorda che anche segue il verbo. Non dimenticarlo. Per aiutarti a ricordare tutti questi punti che abbiamo discusso, ricorda di scaricare la scheda di apprendimento disponibile nel link nella descrizione sotto. E se questo video ti è piaciuto, Ermi e io ti invitiamo ad iscriverti ai nostri canali e naturalmente anche alle nostre newsletter. Troverai le indicazioni qui sotto nella descrizione. E visto che oggi hai imparato gli errori più frequenti di chi parla inglese, che ne dici di scoprire alcuni dei falsi amici più comuni? È quello che faremo in questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.